Qualcuno ti lancia un'offesa e la prendi. La porti a casa, ci pensi la sera, ci ritorni la mattina dopo. Come se fosse tua. Non lo è. Oggi impari a rimandarla indietro. In questo video ti insegno una tecnica in 3 passi. Semplice, pratica, applicabile subito. Si chiama arte dello specchio. Il problema. Pensa all'ultima volta che qualcuno ti ha detto qualcosa di brutto. Una critica al lavoro, una battuta velenosa, un commento fastidioso detto come se niente fosse. Dopo cosa hai fatto? Ci hai pensato? Hai rivisto la scena nella testa? Hai costruito la risposta perfetta, quella che avresti dovuto dare e non hai dato. Forse non hai dormito la notte e intanto quella persona aveva già dimenticato tutto. Questo è il problema. Non l'offesa in sé, ma quello che succede dopo. Siamo abituati ad assorbire. Come spugne. Qualcuno lancia qualcosa e noi lo raccogliamo, lo teniamo, lo portiamo in giro, anche per giorni. Ma un'offesa non è tua solo perché qualcuno te l'ha lanciata. È tua solo se decidi di tenerla e puoi decidere di non tenerla. Il principio stoico. Marco Aurelio era imperatore di Roma. Ogni giorno aveva a che fare con persone difficili, cortigiani, generali, senatori, avversari politici. Eppure ogni mattina, prima di iniziare la giornata, si ricordava di fare una cosa. Nel secondo libro delle Meditazioni scrisse: «Al tuo risveglio, di a te stesso, incontrerò qualcuno che si intromette, ingrato, insolente, fraudolento, invidioso, asociale. Tutto ciò accade loro per ignoranza del bene e del male». Fermati su queste ultime parole. Per ignoranza del bene e del male. Marco Aurelio non stava dicendo che le persone difficili non esistono, stava dicendo qualcosa di più preciso, che chi ti offende, chi ti dice qualcosa di brutto, lo fa perché non sa fare diversamente, agisce dalla sua confusione, dalla sua frustrazione, dal suo dolore. Quella offesa non parla di te, parla di lui. Questo è il cuore della tecnica dello specchio. Uno specchio non assorbe quello che gli viene lanciato contro, lo riflette, rimanda indietro quello che ha ricevuto, senza tenersi niente. E puoi fare la stessa cosa, non fisicamente, non a parole, ma internamente. Nel momento in cui qualcuno ti lancia qualcosa, invece di prenderlo e farlo diventare un problema tuo, puoi vederlo per qualcosa che appartiene a chi l'ha lanciato. Marco Aurelio lo sapeva, ogni mattina se lo ricordava, anche quando governava un impero. Puoi farlo anche tu. L'applicazione. 3 passi, in ordine. Applicali la prossima volta che succede. Passo 1. Riconosci. Nel momento in cui arriva l'offesa, non fare niente, non rispondere, non giustificarti, non scappare. Riconoscila internamente. Questa è un'offesa, non è una critica utile, non è un malinteso. È un'offesa, sembra poco, non lo è. Vedere le cose per quello che sono toglie già metà del loro potere. Finché non la chiami con il suo nome, lavora su di te nell'ombra. Passo 2. Separa. Adesso domandati, dice qualcosa di vero su di me o dice qualcosa di vero su chi l'ha detto? Ricorda quello che scrisse Marco Aurelio. Chi offende lo fa per ignoranza, da frustrazione, da invidia, da un posto pieno di confusione che non ha niente a che fare con te. Sei solo il posto più vicino dove buttare quello che portano dentro. Se c'è qualcosa di utile in quello che hanno detto, tienilo. Le critiche vere fanno crescere, ma se è solo un lancio, restituiscilo internamente a chi appartiene. Non è tuo. Passo 3. Lascia passare. Non immagazzinare. Non tornare sulla scena la sera. Non costruire la risposta perfetta che non darai mai. Hai riconosciuto, hai separato. Adesso lascia andare. Quello che non è tuo non merita spazio nella tua testa. Ogni ora che passi a rimuginare su un'offesa che non ti appartiene è un'ora che stai pagando per qualcuno che ha già smesso di pensarci. Lo specchio non trattiene niente. Riflette e basta. La trasformazione. Quando smetti di fare la spugna, succede qualcosa. Recuperi spazio, hai la testa più libera, meno peso, meno energia buttata via a rivivere scene che non cambieranno. Ma c'è qualcosa di più.
Smetti di entrare nelle discussioni in modalità difensiva. Non stai più aspettando l'attacco. Non porti le offese di ieri nella conversazione di oggi. Diventi più presente, perché non stai gestendo un archivio di cose che non ti appartengono. E le persone intorno a te lo sentono. Non sanno spiegarlo, ma vedono qualcuno che non si agita, qualcuno che ascolta senza irrigidirsi, qualcuno che non raccoglie tutto quello che viene lanciato. Non stai diventando insensibile, stai diventando selettivo. Come scrisse Marco Aurelio, le persone difficili esistono, agiranno come sanno agire, ma quello che fanno appartiene a loro, non a te. Uno specchio non è freddo, restituisce a ognuno quello che gli appartiene, senza tenersi niente che non è suo. Questa è la tecnica, questa è la trasformazione. La fortezza non si costruisce con un solo video. Il prossimo pezzo è già pronto. Nel prossimo video parliamo di amici falsi, di chi ti sorride in faccia e lavora contro di te alle spalle, e perché chi non chiede spiegazioni esce sempre più forte. Guarda il prossimo video della serie. A presto, stoico!